14 anni io entro a scuola, il paese dei balocchi, sei politico, autogestione, facciamo gli scontri, poi arriva il 78 che c'è Aldo Moro, la scuola cambia da così a così, la mia professoressa di italiano che io amavo va in clandestinità e la scuola diventa tutta un'altra cosa, ritorna il preside, i voti, i compiti in classe, io non ci sto più dentro, per fortuna vado a Londra e divento padre. In vetrina questa copertina veramente orrenda, gialla, una scritta bruttissima, Sex Pistols e Nevermind the Bollocks. Misi a suo tempo la puntina del giradischi sul disco e la mia vita è semplicemente cambiata da così a così. Quella volta a casa tua, con lo stereo sparatissimo al massimo volume, che dicevo, oh Nicola, forse troppo casino. No, senti. Wow! Erano gli anni del movimento, io ero un cane sciotto all'interno del movimento, ero molto giovane all'epoca, avevo 15-16 anni, però comunque era normale, come tutti i ragazzi della mia età, partecipasse a certe cose, cioè vicino all'autonomia. E veniva fuori questa cosa dall'Inghilterra, arrivava in Italia queste prime cose, Sex Pistols e poi Ramones, e tutto sommato ci incuriosivano, anche se c'era un po' questa cosa particolare, non si sapeva bene cosa facessero questi, no? Perché non si sapeva politicamente come inquadrarli. Però al contrario della poteva essere la disco music o il funk, che all'epoca sembravano una cosa proprio che faceva parte della cultura del nemico, il punk aveva un qualcosa che dentro invece in un certo senso, almeno a me, non a tutti, ma a quelli come a me li attraeva, no? A me piaceva molto John Travolta, e quando avevo 12 anni sono andato a vedere Grease, mi piacevano i giubbotti di pelle, le banane così, mi prendevo un casino, no? E allora mi sono andato a comprare il primo chiodo, no? Perché volevo fare John Travolta, che volevo essere il capo di T-Birds. E nel negozio ho visto un tipo alto 2 metri con una mega cresta, con questo chiodone tutto borchiato, e mi sono sentito una cacca, ho detto cazzo anch'io voglio un posto come quello. E allora dopo mio fratello, che era più grande di me, lui era già più introdotto negli ambienti così, ma quelli sono punk, e cos'è sto cazzo di punk? Giusto appunto, ci siamo guardando per televisione quella sera, no? C'era un programma che dopo anche altri hanno visto, scoperto, ha segnato il destino di molti, che era tutto quanto a spettacolo, c'era un servizio sul punk e lì ci siamo incasati un casino, ho visto i Ramones, volevo vedere come i Ramones. Io mi ricordo queste 2 ragazze che venivano a scuola e sono diventate punk il giorno dopo, cioè mi ricordo che sono venute la mattina, dice Alessandro abbiamo deciso che i Rolling Stones non valgono un cazzo, abbiamo scoperto il punk e adesso devi tagliarti i capelli e venire con noi al Titan. Io ho fatto no. Che devo tagliare i capelli? Io, tra l'altro c'avevo lunghi fino a qui, immagina 14 anni, capelli lunghi. Volevo suonare rock, volevo un amplificatore di 500 watt, non me ne fregava un cazzo punk e non punk. Avevo visto una trasmissione su Rai 2 credo, che era Odeon TV, ha fatto vedere qualcosa che in realtà aveva poca attinenza con la musica e molto con la provocazione e svastica, quindi
pensavo ecco, che il punk era soltanto la versione della dance portata all'estremo. Allora ricapitoliamo. Punk è un nuovo tipo di musica, un po' paranoico. Punk è un nuovo modo di vestirsi, un po' da nazisti. Punk è cattiveria, è aggressività, un po' come James Dean. Punk è anche uno sputo. Sono il pullman, sarà il nonnetto, pensionato. Questa idea di ribellione che arrivava da questi dischi, da queste immagini che si vedevano in televisione, e ognuno ci aveva rilavorato il proprio senso di disagio, nausea, rifiuto di una società, rapporti che sembravano ipocriti e falsi. I primi Cure, i Joy Division, i Bauhaus, i Clash, i Pistols, i primi Police. Ci nutrivamo molto di questa voglia di conoscenza di altre cose. Quindi tutto quello che rappresentava una novità di uscita in quell'epoca, quindi parliamo ovviamente di fine anni 70, primi anni 80, noi eravamo proprio voracissimi di conoscerlo. Era un modo di comunicare che era completamente diverso da quello che veniva usato negli anni 70 in Italia, nel senso che la musica è un collante diverso. Da certe possibilità e soprattutto era un modo per uscire da un discorso di militanza politica che era quello che proprio ci aveva rotto i coglioni. Anche perché in quel momento storico era proprio quel che ci voleva, perché noi, almeno io e comunque molti della mia generazione, venivano da schieramenti politici di vario tipo. In Bari era una città molto violenta in quegli anni, dove ci si menava seriamente per futili motivi poi alla fine, però c'era questa rabbia repressa e questo tipo di musica, mi ricordo, e anche tutto quel che c'era dietro iniziò a condizionarci tantissimo, proprio nell'intimo. L'attitudine, l'atteggiamento, la forza prorompente del punk, della musica, inizialmente proprio per me è una questione proprio di suono, mi è piaciuta così tanto che ho detto, boh, lo voglio fare anch'io. Gruppi punk, quindi del 77 italiano come Gaz Nevada, eccetera, erano solo dei gruppi di gente riciclata, di sfigati degli anni 70 che per vendere dischi o farsi conoscere, eccetera, avevano preso l'onda punk, ma non c'entravano assolutamente niente con il punk inglese e quello che sarebbe stato poi dopo. C'erano due gruppi che poi negli anni successivi sono stati dimenticati perché col punk non c'entravano niente, però all'epoca loro si definivano così, ed erano i Wind Open in modo particolare, e i Gaz Nevada e gli Schiantos. Dato che questi gruppi si definivano punk, a me piaceva molto l'estetica, l'atteggiamento, il comportamento, la durezza, essere brutti, sporchi, cattivi, incazzati, tutte queste cose. Allora cominciai a seguire quei gruppi e poi trovai un altro gruppo rock in realtà che cercai di trasformare, diventando il loro manager, di trasformare in un gruppo punk. Lo portammo a suonare a Milano alla Palazzina Liberty e anche lì ci trovammo una marea di gruppi rock che rifacevano le cover dei Rolling Stones, tutti con look per benino, eccetera, eccetera. E poi questo gruppo pazzesco che si chiamava Mita Geisen, che era un tentativo, secondo loro, di rifare Adamant in italiano, ma che erano veramente strepitosi. A quel punto dissi, cazzo no, via tutte queste altre cose, la storia è veramente nostra, è la musica nostra, è il nostro percorso, siamo noi, siamo interpreti noi di questa cosa.
primo vero punto di aggregazione è senz'altro stato in centro, ovviamente. Era il bar Roberto, che era un bar al fondo di Via Po, quasi in Piazza Castello. Poi c'era Piazza Statuto, che era, oltre che una parte dedicata ai mods, anche una parte dedicata ai punk, ed era più il giro, diciamo, 77. Il giro 77 torinese erano quelli No Future e basta, che non volevano nichilisti, ma un nichilismo assolutamente spoliticizzato, anzi non solo spoliticizzato, con la paranoia della politica. Però per organizzare delle cose c'era chi spingeva per fare le robe in maniera più organizzata e anche rivendicata un po' politicamente, e altri che invece non ne volevano assolutamente niente. Infatti i primi volantini erano firmati punk e anarchici. Di Via Ravenna ci hanno dato le chiavi, hanno detto: guardate, noi la usiamo pochissimo perché la prima una volta alla settimana, voi avete voglia di fare le cose, prendete le chiavi, ci lasciate lo spazio anche per quando dobbiamo fare le robe noi, però tranquilli. E così è partita. Ed è stato divertente perché poi il Giro 77, se volevano suonare ai concerti che organizzavamo noi, dovevano venire alle riunioni da noi e dovevano venire in Via Ravenna, che era una sede anarchica, e quindi questa roba qui ha spostato gli equilibri. E all'interno di questo collettivo poi chiaramente sono iniziate ad uscire delle differenze, diciamo, ideologiche, anche se forse era una parola grossa, perché poi erano anche le differenze che si rispecchiavano in ambito musicale e proprio nel modo di approcciarsi allo scrivere i testi, al parlare con la gente ai concerti. Ad Ostia eravamo veramente in 4 di numero, quindi se non ci fossimo sentiti parte di una cosa più grande che c'era in tutta Italia, nel resto dell'Europa, nel resto del mondo, ci saremmo sparati in testa. Con Torino era tutto relativamente facile da un certo punto di vista, e per un altro punto di vista era tutto abbastanza complicato. Il collettivo era collettivo punks anarchici e anarchici, perché bisognava differenziarsi da quello che era il punk storico del 77, che era visto come una cosa negativa, tutto questo no future che appunto veniva rifiutato. Poi si era arrivati a una fase propositiva, una fase politica, anche grazie ai CRES. Noi avevamo la fortuna che vicino a Como c'è Milano, il primo grosso centro di aggregazione, che era la vecchia fiera di Senigallia, dove si mettevano vari personaggi che magari portavano i loro dischi da scambiare, vestiti da vendere. C'era chi vendeva le spillette, chi vendeva gli scarponi, chi vendeva fanzine, riviste musicali. L'apripista di tutte le esperienze dei centri sociali in Italia è stato naturalmente il virus. Mi ricordo la prima volta che ero stato in via Correggio, questo posto, tra l'altro una zona abbastanza residenziale di Milano, c'erano questi viali, poi entravo in questo fabbricato. La prima cosa che mi ricordo, che mi è rimasta ancora, è l'odore di colla e di lacca. Lo sai, i concerti del virus per noi erano una festa, perché era di fatto il primo locale, fu il primo locale occupato veramente dai punk, no? Cioè fatto, gestito proprio da noi. Il nome Virus è stato deciso una sera a casa mia, eravamo lì con Marco Filopat, Fabione e altri, i primi punk di Milano, e non si sapeva che nome dare. È saltato fuori questo nome, io ho insistito per dargli questo nome, mi piaceva, era forte, di impatto, avevo idea che sarebbe piaciuto. Non mi ricordo i nomi, mi erano saltate fuori di quelle cose improbabili veramente. Se non era Virus non vedo proprio cos'altro avrebbe potuto essere. Convogliava un po' tutti gli appartenenti a gente che veniva da Torino, da Genova, dal Friuli, dal Veneto, anche da Roma, dalla Toscana. Si è cominciato a fare un po' di concerti regolarmente, e poi ogni sabato c'era sempre qualche cosa. Poi pian piano si sono organizzate delle sale prove, qualcuno è andato a vivere lì nel collettivo degli occupanti, perché il virus era all'interno di questa casa occupata di via Correggio, in Capannone, ma la parte davanti era una casa occupata vera e propria, con spazi abitativi, c'era una fagnameria. Troppe critiche preconcette su come andava avanti il virus, cose così, sinceramente non mi piacciono, non sono assolutamente d'accordo, perché innanzitutto è stato, pur nel divertimento, pur nella gioia di farlo, nel volerlo fare, è stato comunque uno sforzo
uno sforzo immane. E la gente che va a trovare il pelo nell'uovo parlando di non correttezza, di non coerenza o di voglia di prevaricare o di tutte queste cose che ho sentito, letto, mi dà abbastanza fastidio, perché comunque è gente che dal virus ha tratto solo dei benefici. Victor Charlie è nato poi da un'esigenza appunto di creare un ponte col resto delle città italiane e anche estere, poi perché Victor ci ha suonato un sacco di gruppi anche americani, tedeschi, della scena punk dell'epoca, anche abbastanza famosi. Di creare questo ponte e insomma anche noi averci il nostro posto a Pisa, e quindi a inizi anni 80 dalla mente di alcune persone che hanno deciso di prendere un posto in affitto e di creare un posto insomma dove c'era autoproduzione, dove c'era tutto quello che era legato alla cultura punk del momento, che era anche audiovisivi, fumetti o insomma autoproduzioni di dischi, libri. E infatti al piano terra del Victor Charlie, appena entravi, c'era questa specie di negozietto dove si vendeva tutte queste cose autoprodotte. Addirittura a un certo punto cominciarono a essere autoprodotti anche, che ne so, le copie dei Dr. Martens. Victor Charlie è arrivato un attimo dopo e dal mio punto di vista di allora, lo vedevo un po' meno politicizzato, ma solo perché loro erano un'associazione, cioè perché in realtà loro avevano trovato un compromesso burocratico per tenere a posto, aperto questo posto. Ti ricordi che c'era la tesserina? Ce l'ho ancora la tesserina di Victor Charlie? No, non mi ricordo. Era un luogo come fosse un Arci adesso, per dire. Il virus era quello, era il posto della politica, hai capito? Victor Charlie sembrava un posto più... No, però più aperto alla musica, insomma, guardava più la musica, i gruppi, infatti loro facevano i gruppi americani, il virus ogni tanto storceva il naso, insomma, c'erano un po' tutte queste Per il virus mi ricordo che per organizzare qualcosa facevano delle riunioni per una settimana, capito? L'osteria di Sacca a Piacenza, c'è un posto dove scendeva uno stanzino piccolissimo pieno di punk, dove ci si trovava con i Wretched, con gli indigesti a suonare. Mongolfiera era un'area dove chiunque poteva arrivare, ci si poteva avvicinare tranquillamente, era aperta a tutti. L'aspetto negativo era il nichilismo di fondo, cioè la mancanza di voler costruire qualcosa ma di distruggere. Com'è finita la Mongolfiera? Da una risposta a tutto. In una notte in cui sicuramente gli animi erano tutt'altro che sani, un gruppo di punk di Modena, di cui mi rifiuto di fare i nomi, riuscirono a distruggere 3 interi piani, compresi i pavimenti. Il punk sicuramente è energia, il punk è sicuramente una rabbia a tutto tondo, ma il punk è soprattutto una rabbia a tutto tondo contro il sistema, una rabbia a tutto tondo contro una società che chiaramente è una società autoritaria, una società repressiva, una società che sostanzialmente consegna ai propri membri una quotidianità fatta di malessere diffuso. Nel 1986, quando appunto nasce la Scintilla, questo circolo anarchico, un circolo che sommato poi in questi tanti anni ha visto passare tante parti del movimento punk, del movimento anarchico. Noi come gruppo, come Underage, trovammo appoggio in un locale, lo ZX famoso, che ci offriva sia la possibilità di provare sia la possibilità di fare i primi concerti. Non c'erano assolutamente centri sociali come sono venuti dopo, come Officina o Tienamente. Abbiamo aperto la sala prove delle Usarse, dove poi è diventato anche un punto di riferimento.
sia da Trieste che da altre città, ma anche dalla Slovenia, dall'Austria, venivano spesso. Qui quello diciamo che era il nostro punto principale dove ci si incontrava, ed è stato aperto appunto il primo centro sociale di Udine che si chiamava Treblinka, in via Volturno, e lì diciamo che si è spostato un po' il centro di incontro. Ognuno nella zona di Roma aveva il suo ritrovino personale. Io ero fortunato, fra virgolette, nel senso che ero il figlio del portiere di Via Nazionale. Chiaramente tutti i punk periferici, gli autobus portavano a Termini. Nel corso del tempo, anche sulla mia strada Via Venezia, si creò cioè prima di andare al centro proprio, si fermava da noi, no? Uscì pure un piccolo articolo su un giornale, la catacomba di un gruppo punk molto duro, il Bloody Right, solo perché ci vedevamo lì, non c'era la sala prove di Bloody Right. Ci vedevamo tutti quanti a Piazza Venezia perché era la zona di traffico e anche perché c'era l'unica birreria a Roma, che il punk senza una birra a mano non è punk. Facemmo questa occupazione a un ex dopolavoro della Stanic, e questo doveva essere un laboratorio per svolgere tutta una serie di attività che andavano dal teatro alla musica soprattutto. E poi ad un certo punto abbiamo avuto problemi con la malavita, che poi alla fine è stata quella che ci ha fatto abbandonare la giungla, anche se comunque ora in questo posto occupato abbiamo passato più di 2 anni della nostra vita, insomma. Bertino partigiano, viva la resistenza! Era punk perché rappresentava questa idea politica un po' provocatoria legata alla Rotterdam, che era per stesso motivo perché l'aveva preso questo gruppo di squatters inglesi. E il gruppo è nato in realtà quasi nello stesso modo in cui è nata la scena, cioè mettendo gli annunci in giro e cercando la gente. Quello che avrebbe dovuto essere il chitarrista, che era Steno, che in quel momento faceva servizio militare, anzi si chiamava ancora Stefano tra l'altro, faceva servizio militare e quindi potevamo provare a Milano, potevamo provare solo poche volte. Steno voleva fare i ritornelli, voleva fare le canzoni melodiche, così, i cori, cioè c'aveva queste cose, a lui non gli piaceva quel che volevamo fare noi. Avevamo idee diverse rispetto a come doveva essere un gruppo e a un certo punto ognuno ha preso la sua strada. Io ho fatto i Nabat e loro hanno continuato come Rabat. I nostri riferimenti erano un tantino più reali e comunque più vicini alla nostra realtà proprio tipicamente italiana, no? Per cui già i nostri gruppi di riferimento non erano più i gruppi inglesi, ma erano i gruppi come i Judas, che sono i gruppi della nostra città, i primi gruppi di ribelli di Bologna. No? Là ce lo diede Steno perché doveva uscire questa compilation di gruppi per la maggior parte emiliani, ma non solo, e lui aveva sentito dire che c'era un gruppo femminile che in realtà ancora non c'era perché noi non avevamo pezzi nostri, facevamo solo cover così. Ci chiese se avevamo voglia di preparare un pezzo da mettere in questa compilation, preparammo il primo pezzo con questo gruppo solo femminile. Ci siamo formati nell'81 dalle ceneri di 2 gruppi che esistevano qui a Rimini, uno era gli Anthony and the Conads e l'altro era gli Antisport. Una sera sentì bussare la porta, qui, in questa casa qui dove siamo ora, ed era Silvia. Mi propose di suonare in un gruppo punk e cominciamo, era il novembre del 79. Sid decise di chiamare questo gruppo con Viper alla batteria
Dome alla chitarra, Antonio Cecchi al basso e Silvia alla voce, Citachrome Motherfuckers. Abbiamo cominciato subito nell'80 a suonare in maniera velocissima, ci capivano poco anche i punk, non si sa se ci sputavano per approvazione come usava all'epoca o se perché gli si faceva veramente schifo. Insomma, mi ero abbastanza scocciato quando ormai andava di moda, con loro andavo d'accordissimo, non c'erano problemi personali, però a livello, diciamo, artistico non mi sentivo più rappresentato e sono entrato nei Not Moving, un gruppo di Piacenza. Ci chiamavamo Anti, facevamo le cover degli UK Subs e dei Crass, mi ricordo. Abbiamo iniziato così, la cosa pian piano si è evoluta, abbiamo iniziato a conoscere gruppi toscani che facevano anche loro musica hardcore come i Traumatic Punk di Livorno, i Citachrome di Pisa, ci sono state delle riunioni, ho conosciuto il Vipera e abbiamo formato i Putrid Fever, che è il gruppo con cui ho suonato per 5-6 anni. L'idea di fare un gruppo vero e proprio e tutto quanto è venuto un po', diciamo, in maniera naturale, cioè non è che ci siamo messi lì a dire facciamo un gruppo punk. È stata un po' una meteora perché logicamente è stato un gruppo che è nato e si è sviluppato nell'arco di 3-4 anni, nei primi anni 80 all'incirca. Si parla dell'82, 85, 86 circa. Ha avuto 2 formazioni base, una con tutti i componenti della provincia di Grosseto e un'altra seconda formazione, un secondo tempo, con 2 componenti rimasti della prima formazione con altri 2 gruppi, 2 componenti di Firenze. Con il mio gruppo d'allora, suonando a Padova, c'erano gli Upset Noise, abbiamo fatto da supporto, si fa per dire, abbiamo suonato 2 pezzi perché avevamo 2, quindi con gli Upset Noise. E lì dai, ci fu anche la rissa con degli skin, con dei nazi. Qualche settimana dopo doveva essere, mi sembra, Pasqua, mi hanno invitato questi ragazzi di Treviso, più della gente di Trieste, così mi hanno invitato a una festa a casa del chitarrista di Soglia del Dolore, dove sono arrivato. C'erano anche gli Upset Noise che provavano dentro nella cantina, una puzza di linea micidiale, c'erano coloro che provavano. Ho avuto modo di parlare con Bonanni Stefano, che è il batterista degli Upset da allora, che veniva dalle Usars, e lui mi dice, cazzo, mi sei piaciuto, ma parli bene l'inglese? E allora così, dai, abbiamo passato la notte a decessi vari parlando di musica. Io gli dicevo appunto che mi piacevano molto i Misfits, queste cose, e lui ha detto, ma sai che c'è? Perché adesso Eddie deve andare all'università, non vuole più cantare, non è che tu per caso... Chiaramente è la cosa già fatta.
Io avevo già provato a suonare prima in questo gruppo che si chiamava Free Cream, che avevamo fatto 1 o 2 concerti, però non era una cosa fissa, era un gruppo che già esisteva, nel quale sono entrato io a cantare. Da lì poi è nata una costola, si sono formati i Wretched. Io volevo fare musica un po' stile americano, ho cominciato a chiedere in giro chi suonava, ho trovato prima Fabrizio, il primo chitarrista nostro, che ha cominciato a dirmi: ho dei pezzi, facciamo qualche cosa. Abbiamo trovato un altro bassista che era Fabio Landini, che suonava in un gruppo che si chiamava Deviazione, e poi ci mancava il batterista. Io mi ricordo che avevo un mio amico che si chiamava Massimo, buon tempi, detto Bundi, e veniva con me all'oratorio. E un giorno lo scopro in giro, mi fa: ma so che tu ascolti punk, roba del genere, a me piace questa musica qua, proviamo una volta, dai, io sono la batteria, proviamo. Siamo andati in sala prove. Questo batterista qua spaccava il culo a tutti, e da lì è nato il primo nucleo di Crashbox, e parliamo del 1982. I Wretched me li ricordo ai primi tempi, il Virus di Via Correggio a Milano. I loro concerti erano devastanti, c'era un popolo della Madonna, e così è stato negli anni. Abbiamo suonato io con la mia band, poi c'erano Wretched e altri, abbiamo suonato spesso assieme, un po' in giro per l'Italia. Poi è successo che nell'85 mi telefonò Gianmario, il loro batterista all'epoca era Crema, il secondo batterista, non suonava più con loro, e mi chiedeva se ero disposto ad andare a fare una tournée in Inghilterra con loro, era maggio dell'85. Questa idea qua di fare una truffa sull'onda del Great Rock and Roll Swindle dei Sex Pistols, e praticamente si voleva creare questa aspettativa per un gruppo, l'idea di riempire la città di iscritte, che cosa che abbiamo fatto poi, e poi organizzare un concerto, raccogliere i soldi, e era una cosa che è nata così. Soltanto il problema che poi su Rockeril è uscita una specie di recensione dei gruppi italiani. Alla fine lei concludeva: ci sono questi fantomatici peggio punk, dobbiamo per forza fare gruppi, perché è uscita questa cosa qua su Rockeril. Allora, tornando, abbiamo raggruppato alcune persone che conoscevamo, uno che suonava il contrabbasso, poi uno che veniva negli Ultras, che aveva qualche tamburo, e abbiamo iniziato così. Si diceva che non era necessario saper suonare per poter fare una cosa. Quella fu la cosa che proprio ci colpì. Effettivamente ci possiamo provare anche noi. Allora decidemmo così a tavolino di metterci a suonare, però dovevamo un minimo imparare. Ricordo, compravamo la batteria e un basso, e poi quasi sorteggiamo chi doveva suonare la batteria e il basso. Il nome fu scelto Rage da rabbia, siccome non volevamo essere filo anglosassoni, cioè ci dava proprio fastidio, decidemmo di proprio prendere il suono di queste parole e dargli un significato. Io ricordo che dire questa cosa pseudo, proprio intellettuale, che poi rivendicazioni esili dell'industria giovane. Rage. Io avevo, ahimè, il mio gruppo Cacene, che non ero riuscito nemmeno ad andare da tempo cantando a Wanna Be Your Dog, perché mio amico Nino, che era il chitarrista degli Cacene, ancora adesso si fa 4 ghignate quando mi vedi, Filopat, ma perché facciamo punk e del rumore, ma però tu non riesci nemmeno minimamente ad andare a tempo. Il Quinto Braccio nasce nel
82, 83, dura 1 anno e mezzo, 2 anni, una roba così. La Trazione è stato un gruppo formato da tante persone all'inizio, abbiamo fatto sia lo split con i Franti, sia poi Cineocchio. Per quel che mi riguarda è stato quello di essere coinvolto con altre persone nel Quinto Braccio. Una di queste persone poi ha continuato con me e poi anche con Marco e Zazzo nel Negazione, l'altra persona era Orlando che era la batteria, e il Quinto Braccio è stato, diciamo, il primo gruppo. Dall'82 fino all'83 ho fatto una ventina di concerti, forse la maggior parte al Virus di Milano e molti al Centro di Quattro di Vanchiglia, qualcun altro sparso per il Nord Italia, Veneto, eccetera. Lui mi telefonò dicendo che voleva rimettere insieme gli Indigesti, voleva rimettere sul gruppo. Era rimasto molto impressionato dall'avventura che avevano vissuto Declino e Negazione, cioè il fatto di essere un gruppo di giovanissimi musicisti che comunque ha la voglia, il desiderio e anche il coraggio di osare, no? Di pensare in grande e quindi di andare a suonare all'estero. E quindi mi contattò chiedendomi di andare a suonare con loro. Le Refused, come tanti gruppi punk, si sono formati da un nucleo che appunto magari all'inizio non sapeva bene cosa fare, e in particolare c'erano il chitarrista Zarkosic, il bassista Sandro Favilli, che provenivano entrambi da Molfetta, da Bari. Io ho trovato sto gruppo, i CS Hotel di Piacenza, che cercavano un cantante, e così ho cominciato con loro. Da lì poi insieme ai CS Hotel cantavo con i Raw Power, che gli mancava il cantante anche loro, facevamo un concerto insieme, quindi facevo 2 concerti alla volta. Camminavamo in via Garibaldi, zona centro di Torino, abbiamo visto il cinema, uscita di sicurezza, UDS, e da lì è nato UDS, cioè è stato così, è nato così per caso. Volevamo essere un gruppo di aggregazione per gli altri e dà la possibilità a chiunque di dire la sua. Non è vero che il punk non ha riferimenti o collegamenti politici, il punk è il riferimento, collegamento politico, un riferimento politico che si poggia su un discorso che parte da una dimensione libertaria, autogestionaria, controinformativa e anti-autoritaria, ed è proprio all'interno di questo progetto, insomma, con queste prospettive che nasce il progetto Infezione. Settembre dell'84 al concerto dei Clash, là fu diciamo, la scintilla, nel senso che ci conoscemmo, quelli che poi diventarono i componenti del primo gruppo punk che ho avuto, che sono stati Lager. Provavamo nella sede di un gruppo anarchico che
che era il gruppo anarchico di Controcultura, che stava a Testaccio. I primi concerti addirittura non c'avevamo nemmeno il microfono, quindi strillavo proprio così molto brutalmente. Abbiamo formato i Tanks, musica Oi con le prime influenze anche reggae, poi più avanti con Filopat, Chicco, altre persone del collettivo del Virus abbiamo formato gli Alternativita, che era uno dei gruppi portanti del collettivo del Virus. Lì c'è stato un attimo di differenza rispetto agli altri gruppi perché era un gruppo essenzialmente politico, di vaga ispirazione crassiana, quindi diciamo che era più un comizio messo in musica. Gli Stimoli sono formati durante una mia licenza da servizio militare nella notte del 31 dicembre 1982. Nascevano dalla proposta mia di lavorare solo con i suoni di cui io ero innamorato, in particolare due estremismi nel loro modo, i suoni dei, fra virgolette, dei discharge, dei gruppi più duri dell'ala inglese, la velocità delle band americane dell'hardcore, però mischiati anche alla dolcezza, al sentimento, fra virgolette, del reggae. Nell'83-84 ho formato questo gruppo che si chiamavano gli Stinky Reds e facevamo hardcore punk abbastanza particolare perché comunque avevamo tutti delle influenze. Io ascoltavo di tutto a livello punk, dall'hardcore, Punk 77, così. Avevamo questa chitarra flanger molto new wave, un po' distorta, così. Tutta questa mole di dischi, di musica che stava uscendo aveva una carica di novità tale che sembrava quasi che la gente di quel periodo che iniziava a suonare, a mettere su un gruppo, fosse baciata da una polvere magica che li portava ad esprimere quasi da nulla un nuovo genere, vuoi che fosse punk, vuoi che fosse new wave, vuoi che fosse hardcore, anche se l'hardcore nell'epoca era una parola ancora completamente nuova e più legata a un certo tipo di filmica piuttosto che alla musica. Era un qualcosa di completamente nuovo e con una carica dirompente che a noi colpì in una maniera totale. E questo puoi ancora adesso rivederlo se vai a risentirti certi dischi dopo 20 o 30 anni che sono ancora adesso freschi, nuovi come lo erano all'epoca in cui sono stati pubblicati. Avevamo proprio la voglia e l'esigenza di mettere così su vinile quello che avevamo fino a quel momento realizzato. E appunto avendo delle conoscenze con questo gruppo qua, Shocking TV, e proprio amicizia con loro, abbiamo detto ma perché non mettiamo assieme le forze, perché i soldi non c'erano, eravamo giovani, nessuno lavorava, e allora abbiamo detto facciamo un disco, una facciata a noi, una facciata a voi, dividiamo le spese per la copertina e tutto e cerchiamo di farlo con pochi soldi. Ma la stampa come lo facciamo? Beh, conosco io, c'è un mio amico che lavora in una stamperia dove fanno i dischi per le bambole, presente la Michela, piuttosto che ha detto che è possibile fare una cosa del genere. La punk label Meccano comunque esiste nella maniera più consona dall'80 all'85 e non è solo comunque la Meccano una produzione discografica, un'autogestione discografica, è anche un momento di aggregazione, un momento di distribuzione materiale, un momento di creazione live che fondamentalmente a quell'epoca era molto difficile mettere su in pista per delle band punk.
distribuzione per corrispondenza, distribuzione all'interno dei negozi, scambio militante tra altre realtà teoricamente simili e vendita nei concerti e nei momenti di aggregazione che potevano essere sensibili a questo tipo di materiali. Quindi con la Meccano è stato il primo e ultimo rapporto con qualcosa che non fosse la nostra autogestione del nostro lavoro. Noi sono in questa sala di registrazione e stavamo provando questi nostri pezzi che per la società, Merda in Pianeta, eccetera eccetera. Io l'ho saputo purtroppo dopo di questa cosa che lui aveva preso il master registrato malissimo perché noi stavamo facendo le prove e sono venuto a sapere poi in un secondo momento che lui aveva preso questa cosa per fare un disco, ma il disco, cioè il master si sente poi ancora adesso, la batteria sua sembrava il Faustino del Dash e la cosa mi aveva fatto un po' incazzare. Abbiamo fatto queste 1000 cassette di cui mi sembra 400-500 ce le chiesero il Rough Trade di Londra che non ci hanno mai pagato, fra l'altro, costavano 1000 lire, 1500 lire. E una parte furono distribuiti ai concerti e una parte mentre io e Bea eravamo in macchina e portati da Lucca a Pisa ci fermarono i carabinieri e essendo i testi tradotti dall'inglese all'italiano perché ci accusavano di cantare in inglese e nessuno capiva un cazzo, li abbiamo tradotti. Loro li hanno letti e ci hanno denunciato e lì finì buona parte della nostra produzione musicale nelle caserme carabinieri. L'etichetta è esistita per circa 10 anni, cioè oltre alla Attack Punk Records le altre collane con cui abbiamo fatto dischi di pop, dischi di metal, dischi di musica sperimentale. Siamo durati 10 anni e abbiamo fatto 80 dischi, per cui significa un disco ogni mese e mezzo, una roba del genere, insomma a pensarci adesso mi sembra veramente incredibile. Proprio con questa logica per cui i soldi di un disco servivano per fare quello dopo e si era sempre con l'acqua alla gola e divenne fondamentale appunto anche distribuire, fare distribuzioni incrociate, inventarsi delle altre cose, organizzare i concerti. I dischi del CCP servivano più che altro per pagare i debiti, appianare la situazione e tanto per cambiare, riuscire ad andare avanti e dire dopo il CCP fare il disco successivo. I CCP in realtà sono esplosi col primo album ufficiale che abbiamo fatto, Affinità e Divergenze tra il compagno Togliatti e noi. E gli altri dischi che abbiamo fatto in realtà erano poco più di dei dischi punk, insomma vendevano poche migliaia di copie. Dal punto di vista economico è stato l'errore più grande che ho fatto in vita mia. Dal punto di vista punk militante non me ne fregava un cazzo perché io volevo continuare a fare dischi punk hardcore e volevo continuare la mia storia e a me fare anche la manager, perché questo mi era stato proposto di fare la manager dei CCP, non mi piaceva perché non era il mio viaggio, non era la mia storia, io volevo andare avanti con la casa discografica e quindi alla fine insomma si lasciò andare con la Virgin, tra l'altro sempre con quelle situazioni contrattuali precarie perché noi venivamo da una cultura anarchica underground with yourself, per cui era tutto sulla parola, era tutto sulla fiducia, non si firmava nessun contratto, non si faceva mai niente, non si depositavano i pezzi alla SIAE. Se l'avessi fatto avessi depositato veramente le canzoni di CP alla SIAE, adesso non dico che ci camperei perché non è così, però guadagnerei dei soldi un pochino tutti i mesi. Però non ce ne fregava un cazzo, eravamo anarchici davvero, io lo sono ancora, mi dichiaro ancora così, però la pago. Io sono uscita quando siamo passati dal 7 pollici al 12 pollici perché eravamo sempre in passivo e siccome io lavoravo tantissime volte ci cacciavo fuori dei soldi di tasca mia. Il mio rapporto con l'autoproduzione è nato già con i Bad Boys, nel senso che a un certo punto con Didi e Frank, che sono per me gli esponenti, sono i Bad Boys, è nata una collaborazione, cioè anch'io sono entrato a far parte del gruppo. All'epoca noi suonavamo in una cantina dietro il Tribunale di Torino, in centro, nelle cantine, abbiamo registrato questo EP per questa etichetta che abbiamo chiamato Suoni di Pace. This
signori del potere sono seduti a parlare per decidere il futuro che ci devono dare. Un futuro di guerra, di odio e di dolore, un futuro in cui la vita non ha più nessun valore. Parlano di pace mentre vendono armi, morte e distruzione, ciò che vogliono darmi. Non importa se a pagare sono sempre gli stessi, ormai hanno deciso, non dicendo a compromessi. Facemmo questo 45 giri che era Disarm, nel 1981 cominciamo a mettere sulle canzoni e nell'82 lo facemmo. Addirittura in uno studio dove ci avevano registrato gli Imagination, quelle canzoni da discoteca. Il rifiuto del sistema si manifesta anche attraverso la distribuzione di questi prodotti, chiamiamoli con questo termine proprio improprio, a un prezzo che noi reputavamo, non dico politico, ma era quanto a noi costava. Noi abbiamo fatto lo split 7 pollici con gli upset e lo vendevamo a 1500 lire, che di spese ne abbiamo sostenute 1.300.000 lire quella volta, quindi in pratica ci abbiamo guadagnato 200 lire a coppia. Abbiamo fatto questa etichetta che si chiamava Controproduzioni, che doveva produrre tutti questi gruppi di Torino. Io non me lo ricordavo, poi Oliver me l'ha ricordato, che durante una riunione avevamo tirato a sorte per chi doveva fare il primo disco, è uscito Declino e i Declino hanno fatto il primo 45 giri, poi non se ne è fatto più niente, quindi noi non abbiamo fatto più niente, né il quinto braccio, ed è uscito solo quello del Declino. Bluebus è nata principalmente per stampare e distribuire i dischi dei China e dei Franti, anzi più che distribuire, stampare, vendere, cioè non esisteva molto il concetto di distribuzione così come c'è adesso. All'epoca i gruppi punk non facevano neanche tanti dischi, i gruppi punk italiani, perché c'era una generale avversione verso quello che era il business della musica. Io volevo che fossero chiamate all'epoca le punk zine, perché fanzine significava la rivista dei fans, dei fanatici. Punk zine era uno strumento di comunicazione della cultura punk, era una cosa più eversiva. E talmente eversiva che mi ricordo che sul primo numero di Attack noi pubblicammo un volantino che avevamo trovato per la strada e che ci piaceva molto e che inneggiava in un certo qual modo la lotta armata come possibile soluzione quando la politica istituzionale non funzionava più. E all'epoca c'era uno studio grafico gestito da degli anarchici che faceva matrici che poi servivano con l'offset per stampare la fanzine. E quando gli portammo la Attack Punk Zine, il numero 1 dove c'era questo articolo, loro dissero: noi ci rifiutiamo di stampare questa cosa perché questo significa veramente il rischio della galera, è una storia pesante perché è inneggiamento alla lotta armata.
Allora gli dissi, noi lo vogliamo fare lo stesso e ci prendiamo la piena responsabilità. Le fanzine erano una cosa sostanzialmente positiva, sia per meccanismo che per diffusione, che creava questo spirito. Però io ricordo una cosa meno simpatica delle fanzine, quando iniziarono a formarsi i gruppi, tipo i bolognesi, quelli là che erano molto politicizzati, una rottura di coglioni leggere quella fanzine. Io non mi ricordo, cioè non me ne ricordo. Quelle che arrivavano da quei gruppi, aspetta, chi erano quelli di Bologna? Che facevano, che erano pacifisti, non so, i Raft Punk, bravi, i Raft Punk, quelle fanzine là, quel tipo di fanzine politicizzate, cioè non è una cosa bella da leggere. Vabbè, dipende dai gusti, dai, diciamo. Sì, voglio dire che, per esempio, io trovavo molto più stimolanti fanzine di quel tipo che le fanzine che intervistavano per l'ennesima volta sempre gli stessi gruppi. Sì. E alla fine quello che scrivevi tutti dovevano scrivere sempre le stesse cose. La verità è che all'epoca giravano un sacco di porcherie. Girava di tutto. Producevamo una fanzine in eliocopia che si chiamava Archaeopteryx. La disegnavamo su carta lucida, io e Gianluca Lerici, e la stampavamo tipo in eliografia. Il primo numero era uscito praticamente in un foglio tipo manifesto 50-70 che graficamente si chiudeva e veniva insaccato all'interno di una busta nera della spazzatura, con serigrafati vari, il nome della fanzine e con una badge in regalo, delle cose, di gadgets in regalo. E praticamente forse ne erano uscite 5 numeri. La grafica era sviluppata anche su un discorso Dada, sulla storia di ritagliare e incollare, che ricordava molto anche la grafica dei primi del Novecento. Le prime fanzine napoletane appunto sono state Megawave e poi Hate Again, che ho diretto, cioè tutte e due portate avanti da me e dagli altri punk napoletani, e parlavano un po' di tutto, diciamo, cioè dall'articolo su come si viveva a Napoli fino all'intervista con il gruppo hardcore, oppure la traduzione dei testi degli antipasti, di gruppi di charge, eccetera. Locale globale che è bello, no? La località, che appunto il grande hardcore come in realtà locale, che però appunto riusciva a prendere a livello internazionale una grossa ragnatela, riusciva a prendere appunto scambio di informazioni, scambio di materiali, scambio di distribuzioni, scambio di idee. A Bologna c'era Oddone, credo sia stato il primo proprio in Italia insieme a Tiziano a fare fanzine. Lui faceva Oi della Tarchiatezza, e questa fanzine fantastica che riprendeva proprio in pieno lo stile di vita e proprio anche di pensiero, la filosofia di vita dell'Oi, che era anche di ridere lottando, no? Cioè, per cui diverso da come si intendeva invece il punk, no? Che non si prendeva troppo sul serio, no? Nella nostra realtà i reparti saranno uniti, i nemici sono comuni e sono tutti perveniti. Skeletons, 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 skeletons.
l'ha inventato Gianluca Carnasio, che era il bassista dei Disperazione. Però bello, suona bene, e diceva come la chiamiamo? Infatti dovrebbe esserci la prima versione che invece in teste vuote sarote c'è scritto True Voice of Rebels. Lui fa, facciamo una fanzine, la vera voce dei ribelli, True Voice of Rebels. Io dico, cazzo, che bel nome che hai trovato. Lì al Virus ho conosciuto Steve, che era sto pan di Como, che c'era 10-15 persone già che avevano creato una mezza scena comasca. Lui è venuto giù, aveva già questa fanzina, aveva fatto 2 numeri un po' artigianali, mi ha proposto, dai facciamo bene TVR, la voglio fare più grande. Ho cominciato a frequentare, lui è un grande appassionato, aveva un sacco di dischi, di contatti eccetera. A me piaceva molto la scena americana e per contattarla l'unico modo, non esistendo l'email, il telefono non se ne parlava neanche, bisognava scrivere. Ho cominciato a scrivere a quelli di Maximum Rock and Roll, ai gruppi che avevano tutti questi indirizzi, contatti, già producevano fanzine materiale. E da lì, in giro di 6 mesi, si era creato un giro terrificante, mi arrivavano 20 lettere al giorno, materiale eccetera. Non vogliamo più sognare, non vogliamo più aspettare, non vogliamo più sperare in un mondo migliore, non vogliamo costruire su un sistema, la catena che portiamo, prima o poi le spezzeremo. Attà! 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 Anarchia, la mia rabbia, anarchia la mia risposta, distruttore del presente, distruttore del potere, siamo tutti terminali, programmati dal sistema, siamo solo degli automi manovrati all'ortice. Questa foto, che non ci credo neanch'io, nasce da un momento magico, secondo me, del movimento punk in Italia. Noi avevamo voglia di divertirci e allora facevamo questi concerti in cui ci tuffavamo in questo pubblico molto selvaggio e un giorno per scherzo abbiamo detto io mi tuffo nel mare con la maschera e le pinne, nessuno ci credeva e io un giorno mi sono presentato al concerto dopo, come ogni sabato, con la maschera e le pinne e la gente è andata in visibilio perché nessuno ci credeva a questa cosa. E quindi questo momento così di goliardia da un lato, ma veramente secondo me di sublimazione di un movimento che era molto energetico e forte, pieno di carica e di vita. E la foto successiva, questa della copertina, è l'atleta che riemerge dai flutti, perché effettivamente una volta che sei riuscito a tuffarti il pubblico è talmente energetico che ti rispinge fuori. Attraverso la parrocchia siamo riusciti a costruire tutta una serie di contatti che poi si sono rinforzati col tempo, perché la parrocchia è stato il primo numero, poi ne sono usciti altre 2, la Pannocchia e la Pernacchia, per i successivi 3 anni, 4 anni, credo l'ultimo numero sia dell'88. La fanzine era Disforia e rientrava in quest'ottica di scambi che avvenivano attraverso le copie della fanzine, attraverso le compilation piuttosto che i dischi o le cassette che venivano distribuite, e il meccanismo di scambi che valeva allora non era poi molto diverso da quello che oggi è il file sharing, con la differenza che avveniva tutto tramite posta, possibilmente mettendo il sapone sui francobolli per poterli riutilizzare. Punk in azione, però col concetto di pancaminare, c'è un verbo che non esisteva, che era diffondere il punk, contaminare tramite il punk. Ogni numero veniva dato ad una città diversa e la scena di quella città raccoglieva i materiali e faceva la rivista, però la faceva come voleva, cioè poteva cambiare completamente la grafica, il formato, il numero di pagine, gli argomenti, le cose. Era il concetto dell'editoria anarchica applicato per la prima volta davvero. In quel periodo non esisteva più un'editoria alternativa, cioè in edicola c'era Rockerilla, però noi l'abbiamo sempre considerata una rivista solo di musica commerciale che non aveva nessun tipo di rapporto diretto con la scena punk. Alla fine si parlava pochissimo di musica e si parlava di più di ecologia, antimilitarismo, tutta una serie di cose, e queste cose qui portavano dei valori nuovi, seminavano. Stick a fucking nothing.
Rockerilla ci ha dato una bella botta dall'81 in poi, con 3 copertine di seguito dedicate a Crass, Discharge e non so, un altro gruppo inglese che non mi viene in mente. Quindi da quel momento in poi, con poi le varie rubriche, no? Anche quella di Gorrani, Italia la Punk, eccetera, la stampa ufficiale ha cominciato a parlare del fenomeno, però chiaramente, come tutte le cose poi di massa, avevamo anche molto da dire su come si parlava di questo fenomeno sulla rivista ufficiale, perché Rockerilla, diciamo, si era innanzitutto visto come una rivista della New Wave, e noi diciamo che chi compariva sulle pagine di Rockerilla era un venduto, oppure era uno che aveva fatto il lecchino col giornalista del periodo, e quindi chiaramente Rockerilla era d'unipunk hardcore, non compariva mai perché era un giornale troppo ufficiale per noi. Noi eravamo talmente al di fuori di un certo ambiente che persino l'ambiente alternativo ufficiale ci ignorava. Per noi era anche un punto d'onore. Rockerilla era quello che appunto scriveva a seconda di come giravano i cosiddetti al direttore, che era poi anche l'editore, Claudio Sorge. Noi non volevamo abbassarci a queste cose. Lui aveva i suoi preferiti, i suoi cocchi, aveva i suoi prediletti, snobbava quasi sempre la musica italiana. Eravamo degli strani topi che circolavano sotto le città, con propri ambienti, propri circuiti, proprie realtà che nessuno poteva o doveva conoscere. Eravamo un fenomeno veramente da studiare, letteralmente. A questo ovviamente i media non interessavano, assolutamente. Noi eravamo assolutamente dei fantasmi, dei desaparecidos della musica. Per fortuna. Abbiamo pensato che l'autoproduzione non fosse soltanto l'autoproduzione di una cassetta o di un disco, cioè l'autoproduzione di un prodotto, ma l'autoproduzione comunque dell'autogestione delle nostre idee, del nostro modo di vivere, no? E quindi non avevamo bisogno di avere la pubblicità sui giornali per avere un ritorno in termini materialistici, no? E mi ricordo che quando c'è stata una manifestazione a Torino, adesso non mi ricordo il motivo di questa manifestazione, erano poi venuti i giornalisti della RAI lì in questo centro di incontro Vanchiglia per filmare e intervistarci. Però siccome noi non volevamo, cioè avremmo anche parlato con questi giornalisti, però assolutamente non volevamo essere intervistati e non volevamo soprattutto anche essere filmati, no? Allora sapevamo che dovevano venire e li avevamo aspettati, no? Questo centro di incontro è vicino a un fiume, per cui ci eravamo proprio nascosti nel greto di questo fiume. Era un sabato, eravamo passati da Porta Palazzo, che è il mercato generale di Torino, avevamo raccolto un sacco di frutta e verdura marcia, e poi quando era arrivata questa troupe della televisione, adesso non mi ricordo più quale TG forse, l'avevamo accolto a pomodori, peperoni e carciofi marci. I rapporti con la stampa vanno anche lì valutati di volta in volta, cioè io non sono un dogmatico su questo, non lo sono più, lo sono stato probabilmente, per un certo periodo lo sono stato, ma probabilmente abbiamo fatto bene in quel periodo di essere così rigidi, perché sennò ci avrebbero spazzato via subito come il solito gruppo di giovani che ha più o meno qualche stronzata in testa. Di denuncia contro la tortura, i prigionieri detenuti delle nostre galere. Il raduno fu il Chaos Day di Hannover, cioè di Bielefeld e di Hannover, perché il concerto si teneva a Bielefeld e la manifestazione ad Hannover dell'84, a cui noi andammo innanzitutto perché noi volevamo suonare lì. E volevamo suonare, volevamo confrontarci, volevamo conoscere gli altri come noi, così come avevamo fatto in Italia, volevamo farlo in Germania.
ed fu la prima tappa del cosiddetto tour europeo Declino Negazione dell'estate 84. Interrail, treno, più amici e tutti quanti seguivano. Lì iniziò questa cosa della Germania, che ci chiamavano sports punk, perché avevamo scarpe da basket, jeans, camicie a quadri, eravamo molto più simili a dei punk americani in quel senso. E mentre lì era ancora il regno della borchia, della cresta e del giubbotto scrausissimo. Quell'episodio del concerto, sempre quello famoso che adesso non è inquadrato, quel volantino là, è Emma BGK Impact Scream, e noi siamo andati su, abbiamo fatto qualche pezzo con gli Scream perché il loro bassista era rimasto bloccato a Londra e noi li sapevamo tutti a memoria i pezzi di Scream perché erano dei nostri gruppi preferiti, e c'era questo pezzo che partiva col basso, no? Con questo giro di basso. Io sono partito tipo sparato a manetta, loro sono spaventati, tipo ho detto no, stop, this is not Italian hardcore. Qual significato posso dare alla verità? Quale posto posso occupare in questo mondo? Scorato non so che è il mio stile, nel deserto delle vostre città. Non posso chiamare vita questa agonia, non mi basta pensare, non posso cambiare. Non contate su di me, per i vostri Spotify, solo con il tego, per credere che questa libertà. Cantavi in italiano, trovavi da suonare, se non cantavi in italiano quel cazzo che suonare perché i centri sociali non ti facevano suonare, cioè, se non cantavi in italiano e se non avevi la bandiera rossa dietro o che cazzo ne so io, la scusa che te eri comunista e allora di genere, in italiano non suonavi. Il problema che abbiamo avuto all'inizio in Italia era quello, insomma, che se non era un gruppo politico o di un certo, che aveva certe idee, in Italia era un gruppo di rompicoglioni. In più noi ci abbiamo sempre avuto sta menata che perché siamo andati a suonare all'estero, mi ricordo i primi anni che appunto menavano sempre questa cosa qua, siete un gruppo di rockstar perché avete suonato in America, a spiegarglielo che comunque in America andavi a suonare pagando, cioè noi ci pagavamo tutto noi. L'America è il tour degli indigesti dell'estate del 1986, eravamo stati lì circa una quarantina di giorni, avevamo fatto 23 concerti da una costa all'altra, cominciando da Filadelfia e facendo l'ultimo a San Francisco. Quindi è stata soprattutto una grande avventura umana, un gruppo di ragazzini ventenni o giù di lì che
parte e va a portare la propria musica in uno dei luoghi in cui questa musica è nata. Io mi ricordo con grande piacere, anche con grande orgoglio, i concerti fatti in città, alcune incredibili, tipo Lawrence nel Kansas, piuttosto che a St. George nello Utah, dove suonavamo tra l'altro con un gruppo giovanissimo che aveva fatto appena il secondo disco, che si chiamavano NoFX. Sei in tutto, ne conterei io, guarda, volendo fare un calcolo approssimativo. Il primo fu proprio il record release party di Crashbox finale, fu una grande festa con la torta di polistirolo. Abbiamo fatto una torta di polistirolo dalla quale io ero dentro vestito in smoking. In smoking, in realtà sono uscito da fuori. Cosa carina che pochi sanno che nel manifesto che abbiamo qua da qualche parte c'è scritto Ricky Premi e record degli spalti Ricky Premi e Cotton Fioc, no? Invece di Cotillons. E Steve, quando io uscì dalla torta, lanciò veramente dei Cotton Fioc. Io sono rimasto veramente, questa cosa qua me la porterò veramente nella tomba, perché c'era Steve che ha lanciato questi Cotton Fioc, perché c'era una nostra amica che a metà di questo pezzo è salita sul palco, mi ha sbattuto questa torta in faccia e è rimasta. E abbiamo suonato un po' con tutte le line-up, abbiamo fatto tipo un'ora e mezza di concerto con quasi tutti i concerti. La prima volta che siamo stati a suonare al Virus eravamo noi con gli Indigesti, c'erano questi punk milanesi che lo percepivi, che si sentivano, non dico superiori, però ti snobbavano un po', no? E addirittura gli Indigesti gli cantavano la canzoncina di Aiazzone che era un mobilificio di Biella. Però poi quando hanno attaccato a suonare sia noi che loro, questi qui sono rimasti un po' scioccati, perché effettivamente non si aspettavano da gruppi provinciali un impatto di questo tipo. Il primo concerto di Bloody Riot al Wanna Club infatti è finito in rissa con questi ragazzi, con questi motociclisti, perché si sono sentiti deturpati del luogo. Ci sono arrivati sti 50 pischelli con i capelli dritti, con le borchie, con le facce angeliche, e loro invece capelloni sfatti, zozzi, puzzolenti. Non gli stava bene, capito, che un pischello davanti a loro si faceva una birra e stava imbriaco con una zucchina. Perché poi il punk è questo, capito? Pochi mezzi, però ha la fantasia di farli diventare un evento. A 15-16 anni facevamo un bordello e quindi ci portò a suonare a Villa Ada, un concerto dell'Autonomia. E l'esordio di quel concerto mio volevo ricordare ai presenti che noi non siamo né comunisti né tantomeno fascisti, siamo solo teppisti. Questo costò uno stacco della corrente di almeno 5 volte durante il concerto. Andiamo a suonare a Bologna, c'erano i Disorder anche a Bologna quel giorno. Facevamo un genere un po' diverso dal punk tradizionale, soprattutto ai Disorder, nel senso che abbiamo anche avevamo anche delle canzoni cantate più o meno così, con dei giri un po', insomma ci danno dei preti, in definitivo ci danno dei preti. Il bassista si incazza, scende giù, comincia una rissona credi, cioè insomma, un delirio. Allucinazione, metropolitana, angoscia nella notte, disperazione urbana, allucinazione, metropolitana, angoscia nella notte, disperazione
Ricordo un bellissimo concerto a Pontedera, dove io personalmente suonai la batteria con 2 gruppi, prima con gli Upper Joe Mask, il precedente gruppo di Dome la Muerte, dove quel gruppo pseudo zappiano si presentò sul palco con un enorme cazzo di gesso e lì feci 5-6 canzoni, musica tipo Frank Zappa, una sorta di improvvisazioni o pezzi già prestabiliti prima, e vabbè, suonammo i nostri 20 minuti di musica. I lost my head. Boss, let's go. Can't remember what I was, but I just can't go on. Can't go on like this today. Can't touch the past, come here it goes. Step out into the dawn and Dopodiché, finito con loro, andai a suonare con il mio gruppo CCM, era il 1980-81, non mi ricordo il mese, nel centro di Pontedera, dove Sid pensò bene, a fine concerto tutto nudo, di prendersi una bottiglia di birra e sfregiarsi. C'ha ancora i segni sul petto e arrivò l'ambulanza sotto il palco. Una volta che mi sono unito a Chelsea Hotel, il primo concerto che avevamo fatto era a Caorso, che è dove c'è una centrale nucleare, insomma, ed era sovvenzionato dal comune. Allora, ok, era il nostro primo concerto, volevamo farlo, però ci stava anche un po' sul coglione il fatto che ci fosse la centrale nucleare, allora ho detto, dai, facciamo qualcosa di un po' trasgressivo. E allora lì mi sono lanciato esageratamente, si sa quello che facevo, tagliandomi, casini, spogliandomi sul palco. Risultato di tutto ciò è che c'è stato un casino tra l'assessore del comune e gli organizzatori, sono stati dimessi 2 assessori licenziati e noi abbiamo avuto una diffida in tutta la provincia di Piacenza come band che non potevamo suonare da nessuna parte. Quindi per un buon anno per fare dei concerti dovevamo cambiare nome. Il mio ricordo più vivo con Steve, quando Steve mi tirò giù dal palco a Milano a un concerto, così in un impeto di foga mi ha preso per la maglietta, mi ha tirato giù, io stavo cadendo con la testa dal palco, allora ho fatto una torsione strana del corpo per non spaccarmi la testa, mi sono atterrato sulla gamba, il ginocchio è girato e mi sono tenuto 1 mese e mezzo di gesso, distorsione al legamento. A 17 giorni a letto, con gli occhi bendati, distacco di retina, cerchiaggio occhio sinistro, questo qua che in effetti adesso è anche un po' stressato da troppo lavoro al computer e dal caldo, punti di laser sul destro, insomma si sopravvive. A parte questo, ossa rotte mai,
l'orecchio con il fischio perenne, acufene, il classico, di nuovo sempre il sinistro, perché era l'orecchio di riferimento all'amplificatore che era sempre stato usato e ancora lo sto usando a volumi alti. 3 incisivi. Per il resto sta a posto. Lui un po' più la classica cosa da cantante, l'incisivo. 3 volte l'incisivo col microfono. Uno a Bari a Piazza Umberto, fu carino. Quel cazzo è la nostra città, Inizio. Piazza Umberto. Odio perché fanno tutti sbirri. Che poi c'erano tutti gli sbirri là, naturalmente, che insomma andavano messi gli sbirri, no? Per Bari di quell'epoca, poi vabbè, dopo tutte le cose che erano successe, la giungla, non mi ricordo bene il contesto del periodo, però insomma facevano un bel po' di casino. No, ma mi ricordo il fatto di urlare odio per sì, tutti gli sbirri all'inizio iniziava ci così, portò la simpatia di tutta la malavita presente lì che complimenti. Organizzato un concerto con la loggia B2 al Don Milani. Il Don Milani era un centro ACLI, per cui cattolico, che dava spazio ai giovani, eccetera, eccetera. E abbiamo fatto un concerto punk. Nel mezzo del concerto punk, quasi verso la fine, prima del bis, ai tempi avevo una fidanzata, la quale nel frattempo del concerto, quel periodo lì, aveva le mestruazioni e quindi si è messa da parte tutti i pannolini e i tampax sporchi e li ha gettati sul pubblico che schifati se ne sono scappati dalla sala. Il divertimento sotto il palco è stata una delle cose che più mi ha flashato, cioè chiaramente. All'inizio ho paura, poi dopo la rovina è il fine ultimo morale e materiale di ogni rovinato e disperato. E non mi ricordo che cazzo c'erano aggiunto su questo, era una scrittona che c'era sotto, che era il virus, e credo l'abbia fatta tipo Stimo o qualcuno del genere. La rovina è il fine ultimo morale e materiale di ogni rovinato e disperato. E vai con queste X che qua in Italia non volevano dire don't smoke, don't drink, eccetera eccetera, ma stava per rovina sotto il palco. La tua lotta, la tua lotta, bisogna andare fino in fondo, la distruzione del capitale, dei suoi modelli, le sue ricchezze, è solo un furto, la società. Bisogna battere lo Stato, i privilegi della sua gente, capitalismo non è un lavoro, è solo un furto, la società. Bisogna urlare la libertà lungo i suoi muri di cemento, dietro le sbarre di una prigione, lungo le vie di una città. Il virus più o meno nasce attorno ai primi mesi dell'82. Subito dopo 3-4 mesi organizziamo questa offensiva di primavera che sono 50 gruppi e di 1 a 3 giorni che chiamiamo
nostri amici punk da tutta Italia. Tirano dentro nell'organizzazione tutte le realtà che avevano un minimo di concretezza, come fanzine, collettivi anarchici e comunque punk in giro per l'Italia. E se partiamo dalla festa di primavera è stato un concerto incredibile, perché era avvenuto credo in 3 giorni, con situazioni particolari. Qualcuno diceva che praticamente doveva arrivare tipo degli skinheads con la polizia, mi ricordo. Allora praticamente lì è poi nato un parapiglia, noi non abbiamo più suonato. E abbiamo fatto tipo 2 o 3 pezzi, poi abbiamo smesso di suonare. E praticamente tipo, però erano 3 giorni dedicati al punk, con tipo una media di gruppi che provenivano anche dalla Sicilia. Mi ricordo un aneddoto carino, erano saliti sul palco questi ragazzi a suonare, pieni di punk, hanno detto noi siamo gli UART da Messina, e una voce da sottofondo fa non si sente lo scacciapensieri. Fu appunto il primo raduno dove vennero gruppi, dire da tutta l'Italia è un po' strano, perché tutti i gruppi erano, forse quelli che venivano più da sud erano toscani, non credo ci fosse alcun gruppo di Roma. Noi eravamo senz'altro l'unico gruppo meridionale. Black Flag a Milano fu significativo perché per la prima volta un gruppo molto alternativo suonava in un locale dove si pagava 10.000 lire. Però noi, che a quel tempo riuscivamo a falsificare i biglietti dei treni, quindi non ci pesava arrivare a Milano, ci potevano pesare quelle 10.000 lire, ma dopo aver viaggiato gratis alle brutte avremmo pagato. Però lì davanti mi ricordo pure l'incontro con Marco e quelli di Milano, in cui noi stiamo qui perché prima di tutto vogliamo vedere il concerto, non ci frega niente delle 10.000 lire, però proviamo a entrare senza pagare. Là io scavalcai proprio a dimostrazione di quello che dicevo, ecco qual era il mio coattismo, ero attivo, capito? Là, mentre parlavo proprio, cerchiamo di entrare senza pagare, scavalcai il cancello, entrai nell'uscita di sicurezza, aprì la porta, mi ricordo che Black Flag stavano facendo il soundcheck e sorrisi, ma il tempo di 3 secondi perché 2 buttafuori mi presero ai lati, mi riportarono dietro l'ingresso passando da dentro e iniziarono a menarmi di brutto. Tutte ste botte generavano delle urla da parte mia e fuori hanno sentito. E quella è stata forse una cosa più bella della vita mia, sentire che alla fine si movimentarono tutto e iniziarono a spaccare tutto, ma non così, San Pietrini, cioè i vetri deflagravano, le scritte Odissea poi dopo, vedendola dopo, era tutta distrutta, cioè iniziarono a colpire questa porta con tutto, tant'è che i buttafuori tutti per terra nascosti io pure, perché sennò mi arrivava un sasso pure a me, a parte si dimenticarono di me, loro addirittura con l'estintore, uno mandava l'estintore fuori, in quel frangente di confusione riuscì a riscendere, a mandare a fanculo il Black Flag perché non avevano detto manco A, quelli mi hanno menato anche davanti a loro, non è che hanno detto oh fermate un punk, che cazzo sa, totalmente hanno continuato a suonare tranquilli, quindi mandandoli a fanculo riuscì da parte di sicurezza, riscavalcai e mi misi a fare casino con loro di fuori, scappammo tutti poi fondamentalmente, forse questo è... e ci ritrovavamo sul treno senza aver visto il Black Flag. Organizzammo una eclatante protesta che avevamo fatto un picchetto per non far entrare nessuno in questa discoteca, causando anche dei mugugni con una parte di punk che non si riconosceva troppo nella questione politica del virus, che però alla fine riuscimmo anche in parte a convincere. Ci procurò sicuramente l'avversione della carta stampata indipendente come Rockerilla. Claudio, l'editore di Rockerilla, si era presa parecchio con noi, però questo faceva capire quanto per noi il nostro circuito era più importante di qualsiasi altra cosa. Noi anche i Black Flag piacevano un po' a tutti, anche io rodevo che non potevo andarli a vedere, però avevamo capito che quella lì era la nostra musica e su quella nostra musica non era giusto che un Mamone o un Mauro Trotta sfruttassero quella musica, era nostra ed era giusto che
proporla non a 10.000 lire all'ora ma a 1.000 lire come costava il virus, perché era più coerente con tutto quello che noi facevamo, e quindi a costo anche di non ascoltare un gruppo che ci piaceva tantissimo. Facemmo gli scontri con la polizia, io non entrai nemmeno, non l'ho mai visto quel concerto. E praticamente non ho mai visto i Black Flag dal vivo, nonostante mi amassi la follia, perché in quel momento era più importante dire cazzo, non esiste più che i concerti punk li facciano dentro le discoteche, che i concerti punk li organizzino i manager borghesi, questa musica ce la riprendiamo noi, e se in questo momento è più importante scontrarsi con la polizia per dire che questa è la nostra storia, facciamo questo e fanculo anche il concerto, nonostante che sia il gruppo che io amo, ho amato, amo ancora di più di tutti in assoluto. E mi ricordo che c'era Maniglia che è passato con la macchina, fa Black, allora, carica, vai su, scarica, stanno prendendo tutti. Ho detto, ma caricati in macchina e siamo andati al virus. È stato un colpo di fortuna che è passato Luca nella macchina e mi ha preso. Siamo arrivati al virus, siamo entrati, c'erano lì che facevano un'assemblea, erano già tutti lì, non si sa come cazzo hanno fatto ad arrivare già tutti, erano lì e si cominciano. Allora, domani dobbiamo cominciamo a parlare della fanzine di domani. Perché questo è stato un svolto contro la società, bisogna che sì, prepariamo qua. Io stavo lì ad ascoltare, ma che cazzo fanno questi? Non ci posso credere, hai capito? A un certo punto ho detto, io non ero ben voluto lì dentro, quindi ho aperto bocca e si sono azzittiti tutti. Si sono girati, ho detto ragazzi, ma scusate, c'è gente, amici vostri che è in galera, sai all'epoca ti arrestano, ti danno un treno di botte, si sa, in galera a farsi menare dalla polizia, denunciati per chissà cosa, e voi siete qua che state parlando della fanzine di domani? Cioè, ma scusa, ma preoccupatevi dei vostri amici, dov'è la solidarietà? E allora da lì ho detto, io torno là, io mi sono preso e sono tornato là. Organizzarono i Black Flag a Milano in una discoteca che mi sembra fosse il 2001, si chiamava 2001? Odissea a Milano. Passati un po' di anni. Sta di fatto che i Black Flag, perlomeno per quanto mi riguardano, era il mio gruppo proprio, avrei dato un coglione per vedere, anche due forse, al mio gruppo preferito. Andiamo a Milano per vedere i Black Flag ed erano in un locale, era una discoteca, per cui ovviamente tutti i punk di Milano, tra virgolette, politicizzati, avevano un po' boicottato, o comunque volevano un po' boicottare questa iniziativa, no? Perché era un gruppo punk, o comunque un gruppo seguito dai punk, che suonava in un locale istituzionale. È un po' il modo di vedere le cose di allora, no? Morale, arriviamo lì davanti, io era tutta la vita che volevo vedere i Black Flag, lui era sbronzo come un cesso perché si era seduto su un gradino e è rimasto lì. Davanti al concerto succede il finimondo perché i punk di Milano organizzano una sorta di sit-in, manifestazione, comincia tafferugli, rotture di coglioni varie, così, con la gente locale. La gente locale chiama la polizia, arriva la polizia e succedono dei disordini. Per cui alla fine noi scappiamo e io piangevo, porca puttana, è tutta la vita che avrei speso anche 5.000 lire per vederli. Io piangevo per l'estintore che mi ha spostato nel E invece succedono tutti sti casini e i punk di Milano, tipo, adesso non faccio nomi perché non sta bene, però me li ricorderò sempre, io quelli lì. Dicono, ragazzi, ritiriamoci, andiamo al virus e facciamo una riunione. Perché? Capito? Però facciamo una riunione. Andiamo al virus, si fa una riunione e si discute su questa cosa. Perché loro sono dei figli di Troia, perché hanno fatto il concerto e noi dobbiamo boicottare. Insomma, in morale, non abbiamo visto il concerto. E questi addirittura ci decidono che tutti quelli di fuori dovevano andarsene via perché sennò rischiavano le mazzate degli sbirri, no? Attenzione, andate in stazione, mi raccomando, così cos'ha. Vabbè, noi con la morte nel cuore ce ne torniamo a Ferrara e mi ricordo che noi tornando a Ferrara ci fermiamo a Bologna e dormiamo nelle case occupate di via Galliera.
tu non te lo ricordi. Lui era sempre. Ci fermiamo nelle case occupate di Galliera, io sempre tutta la notte così pensando ai Black Flag, porca puttana, non sono riuscito a vederli. Alla mattina, tipo alle 6, arrivano dei ragazzi di Bologna che vivevano lì, nella casa in cui noi eravamo, che dicevano: ragazzi, ieri sera il Black Flag è proprio una roba mostruosa. Me lo vieni anche a dire, capito? Vabbè, belli, sì, belli. Esce TVR 2 mesi dopo e ci sono le foto con tutti quelli che ci avevano detto no ragazzi boicottiamo, erano tutti sotto il palco così, che vedevano il concerto e loro avevano visto il concerto e noi no, hai capito? Ma vaffanculo. Tutti gli anni '80, insomma, soprattutto a Milano, l'eroina ha fatto veramente un sacco di morti a livello di bollettino di guerra proprio, quindi si sono persi amici, hai visto amici che invece sono riusciti a uscirne, cose di questo tipo qua. Su questo tipo di discorso il virus ha svolto un lavoro veramente importante perché ha dato la possibilità della gente di immaginarsi, insomma, un presente, una vita un attimino diversa e in tanti casi è riuscito a strappare delle persone proprio dall'eroina. Il problema fondamentale è che nell'immaginario pubblico noi la combattevamo questa cosa perché la ritenevamo un residuo, un elemento residuale dei compagni, della scena precedente, della morte del movimento, però quindi l'abbiamo un po' sottotonata, tenuta un po' nascosta, diciamo così, ci faceva male parlarne e ammetterlo, però effettivamente c'era chi si faceva d'eroina. E tanti altri si facevano di qualsiasi altra cosa gli capitasse sotto mano, dal sniffare la benzina, sniffare la colla, anfetamine, sedativi, anestesolo, diluente, tutto quello che c'era. Dipendeva dal momento, come ti girava un attimo il cervello e niente, ti sniffavi quel che potevi. Un aneddoto abbastanza divertente, un po' tragico. Una volta che abbiamo suonato vari gruppi del Granducato Hardcore, c'erano anche DOA e Toxic Reason, mi sembra, Leoncavallo. E a un certo punto, dopo i vari concerti, casini, fino a notte fonda, bar devastato, ubriachi e le solite cose, ci siamo addormentati un po' chi sul palco, chi sotto, così. A un certo punto della notte o la mattina abbiamo sentito urlare delle ragazze, noi abbiamo pensato insomma al peggio, chissà che cazzo è successo, siamo andati a vedere, invece c'era un tipo di Como, uno skin, che avevano smaninato appunto lo schifo, che invece era finito il bar, chiuso tutto, così lui era in pieno delirio alcolico e gli aveva aperto le borse e si era scolato tutti i profumi che c'erano dentro. Beveva un casino, tutti sbronzi la mattina, quello sì, si beveva tantissimo. Già il fatto di fumare le canne noi lo facevamo di nascosto, perché dai, fumare le canne era troppo fricchettone, allora dopo perdevi l'immagine, no? Però le canne ce le facevamo alla grande, figurati, come tutti poi alla fine, perché tutti. L'uso di droghe ha sempre fatto parte della mia cultura, sin da quando avevo 14 anni, quindi ho frequentato, se così si può dire, anche se ho più ricordi vaghi, con le persone che erano più dedite a queste cose, anche se poi ho visto che facendo uso di queste cose si veniva giudicati in un certo modo. Questo punto è molto importante perché è stato il punto che mi ha un po' smosso dall'intendere il punk come un fatto politico e quindi di comunanza anche con le persone che sì avevano certi interessi, certi gusti, ma mi sembrava di ritrovarmi in un'altra omologazione o qualcosa del genere. Per me il punk è una cosa diversa, io avevo subito il fascino di Sid Vicious, morto di eroina giovanissimo, Chelsea Hotel o cose del genere. Per me sentirmi dire che uno non si poteva fare le canne perché sennò ero come un fricchettone era una stronzata. Tanto più sentirmi dire che non potevo farmi vedere perché sennò sarei diventato un ingranaggio del sistema. A me questi discorsi li ho sopportati per un po', ho anche fatto finta di non sentirli. Tra l'altro c'è una nostra canzone che io non ho scritto, chiaramente si chiama No Eroina o una cosa del genere.
non mi sentivo parte di queste cose, non so neanche se l'ho mai suonato. Ho sempre inteso il punk in un modo molto più individualistico e anche nichilista in un certo senso, non fino all'estremo, perché sennò in questo momento non stavo qui. Il problema droga secondo me è stata una delle cause fondamentali della morte del punk in Italia, per così come lo conoscevo io. Ma non è stata una morte casuale, è stata voluta. Cioè chi portava le idee politiche all'interno, molte idee politiche all'interno di queste aree di aggregazione era la stessa che stimolava l'utilizzo degli stupefacenti e quindi portava all'annullamento delle persone. Sono passati 15 anni, ma non servono gli inganni. Avete tagliato i capelli, ma non cambiato i cervelli. Ho scusato i giorni dalla Berlino, ma il vostro Dio è sempre lo spino. Marijuana Punk, Marijuana Punk, Marijuana Punk, Marijuana Punk. L'essere fuori di testa sempre e comunque, questo non ci piaceva di quel tipo di persone e comunque poi li individuavamo proprio in questi ex fricchettoni che il giorno prima portavano i camicioni a quadrone, il giorno dopo volevano mettersi il giubbino con le borchie e quindi volevano fare i punk a tutti i costi quando poi non partivano da un background punk. Poi vai a sapere che dopo un anno sono usciti gli straight edge con i camicioni a quadri, anche loro, però non erano fricchettoni chiaramente, cioè partivano dal punk, voglio dire. Però il trentenne che voleva fare il punk c'è sempre stato sui coglioni, insomma. L'eroina è stato il momento in cui anche una parte di punks più nichilisti, più autodistruttivi si sono staccati. Noi abbiamo fatto questo concerto e abbiamo provocato una rottura nel movimento punk milanese e questa rottura ce la si è sempre portata avanti sull'eroina. Le altre droghe, la cocaina che c'è adesso non c'era allora. La cocaina era una cosa molto costosa e sicuramente non potevamo arrivarci. Tutto il resto delle altre droghe era concesso. Anche se il punk ha avuto sicuramente questa incredibile capacità di dire sì e no nello stesso tempo, quindi c'era quelli che si facevano 1000 canne, che prendevano anche pastiglie di Rohypnol, che si facevano di colla sui tetti, che gridavano volare e dall'altra c'erano anche gli straight edge, che proprio non toccavano niente. In qualche modo a metà degli anni '80 c'è una riconoscibilità di un suono italiano e non per il fatto dell'Italia, ma per il fatto che c'era un'interpretazione vera dell'hardcore che era frutto di tutto, della nostra incapacità tecnica, dei contesti allucinanti in cui suonavamo, dei treni, ma anche della rabbia e dell'entusiasmo e della voglia di divertirsi che avevamo. C'è questo miscuglio incredibile, ci sono i gruppi che cantano in inglese e quelli che cantano in italiano, a quel punto si comincia anche a mischiare, non ci sono più le due fazioni, c'è chi canta in italiano che è bravo, chi in inglese che non va bene o viceversa, e c'è un momento in cui nessuno, o quasi, in Europa ha quella carica, quel misto di rabbia, di attitudine, di entusiasmo dei gruppi italiani, ed è quello del momento in cui Maximum Rock and Roll, Flipside recensiscono i gruppi italiani riconoscendo l'Italia l'hardcore style, è il momento in cui in Germania, in Olanda, soprattutto anche in Danimarca in parte e poi successivamente in parte in Spagna, i gruppi italiani vanno in giro a suonare, trovando anche spesso condizioni migliori di quelle a cui erano abituati, con una carica incredibile, e vengono riconosciuti per quello. E c'è un momento particolare verso la fine degli anni '80 in cui riconosco che prima ancora che come gruppo, che come negazione ci sentimmo soli. Ci sentimmo soli perché un po' era stata la nostra scelta di seguire questo percorso, di andare fuori e anche un po' di sfidarci, nel senso di confrontarci con situazioni che magari non erano quelle che dopo un po' diventavano
forma ripetitiva di cliché che era suonare solo in certi posti in Italia eccetera, ma andando fuori inevitabilmente ti confrontavi con luoghi che non erano così omologati. Questa cosa qua per molti venne in qualche modo probabilmente vissuta come un tradimento, come un allontanarsi da determinate realtà che non avevamo mai deciso di aderire come fossimo un partito, un movimento politico. La scena italiana trova un po' lo suo apice secondo me nell'83, i primi mesi dell'84, in quel periodo che va da quando comincia a esplodere il fenomeno dell'hardcore punk, diciamo l'82, più o meno fino alla chiusura del Virus, un paio d'anni dopo. Quindi era un po' con il Virus che c'erano dei rapporti privilegiati da parte della scena torinese, ma anche con Bologna, anche con i toscani del Granducato Hardcore, che poi qualche tempo dopo avevano fatto questo locale, il Victor Charlie, che è stato per certe ragioni forse il posto più bello, dove la creazione più bella dell'hardcore italiano per quanto riguarda i luoghi. L'altra cosa secondo me molto interessante in quel periodo lì è che si era creata una comunità di qualche, io dico qualche centinaio di persone, diciamo qualche migliaio, mettendo insieme tutti quelli che avevano a che fare in qualche modo con la scena, però si era creata questa comunità di qualche centinaio di persone che sostanzialmente era una specie di comunità nomade che poteva capitare anche di incontrare in giro per strada in altri posti, e questo valeva anche per l'Europa, quindi era molto bello questa comunanza, questa facilità, questa amicizia, questi contatti molto stretti con tante città italiane ma anche europee. Io mi ricordo quando mi sono trasferito in America nell'86 che ho visto un concerto di Europower a Los Angeles e c'era 10.000 persone a vederle, quindi voglio dire i gruppi italiani poi all'estero sono riusciti a fare qualcosa di grande, voglio dire, sono quei 3 o 4 gruppi italiani che sono molto conosciuti ma anche oggi all'estero. Monsters, punto chiave della storia di Negazione, uno dei punti chiave, chiaramente non l'unico, anche perché è stato un po', in un certo senso, un punto d'arrivo, un giro di boa, grande adrenalina, sicuramente quello fuori di dubbio, anche perché suonare davanti a 20-30.000 persone, non so esattamente quante fossero quando siamo stati sul palco, devo dire fa effetto in ogni caso comunque. Il declino non lo so, cioè come tutte le cose c'è un punto massimo in cui si arriva e poi più di lì non si può andare, probabilmente. E quindi non lo so, o bisogna avere il coraggio di aprirsi verso nuove cose, però era difficile, era molto difficile, la gente non era pronta a accettare questo. Cioè mi ricordo Negazione per me era il gruppo che poteva veramente fare un salto fuori da questo circuito e quindi aprirsi e fare anche dei contratti con delle discografiche importanti. Loro sì, erano arrivati lì, però la gente non era pronta, difatti secondo me loro erano troppo avanti rispetto a quello che erano i tempi. Verso la metà degli anni '80 non c'era più quella spinta, quella forza che c'era agli inizi. Penso che per Monte Band il fatto di continuare e tentare, tra virgolette, di arrivare a un certo livello non fosse importante. Per quanto mi riguarda non me ne fregava un cazzo di diventare famoso, per cui voglio dire, quando probabilmente si sono spenti gli entusiasmi, sono finite un po' le cose da dire, sono finite un po' tutte le motivazioni. Le motivazioni per la fine di tutto fu i continui sgomberi dei vari centri sociali, in
in primis il Virus, poi Leoncavallo sicuramente, lo scemare delle varie situazioni, delle varie scene nelle varie città, gli scazzi sicuramente tra i gruppi e le varie fazioni, perché poi c'era l'hardcore, lo skater, il punk anarchico, hanno contribuito a fare in modo che tutto finisse, insomma. Sicuramente anche la droga avrà fatto capolino in queste cose qua, per cui anche questa è una delle motivazioni, insomma. Tutto quello che vedi oggi, tutta la musica che c'è oggi deriva dal punk, no? Che lo si voglia o no, è servito a qualcosa, non è vero che non è servito un cazzo, è servito a formare le persone. Il punk è stato veramente anarchia e la storia del pensiero anarchico insegna questa cosa. Quando una cosa non ha più l'intensità che aveva alle origini, quando una cosa si marcisce, quando una cosa perde l'intensità, deve essere interrotta, finisce lì. Punk is dead e dead deve rimanere. Urlare contro il potere, urlare contro il potere. Ci stanno uccidendo al suono della nostra musica. Non imbrogliarmi mai se puoi, no, non imbrogliarmi mai se puoi, no, non imbrogliarmi mai se puoi, no, non imbrogliarmi mai se puoi. Urlare contro il potere, urlare contro il potere.